Ciao a tutti! Vorrei dedicare questa nuova puntata di musica stretta al sesto album dei Beatles, Rubber Soul. Rubber Soul è un vero e proprio album di svolta per la produzione musicale dei Beatles, che collega i Beatles prima maniera all'innovazione e alla sperimentazione che vedremo nella seconda metà della loro carriera insieme. Revolver è spesso considerato come l'album di rottura con il modello della canzone pop tradizionale, ma se ascoltiamo attentamente ci accorgiamo che molti di questi elementi sono già presenti in Rubber Soul. Pubblicato il 3 dicembre 1965, è stato registrato in 25 giorni, solo 2 mesi dopo l'uscita dell'album precedente Help, ed è quindi ancora più sorprendente vedere come in così poco tempo i Beatles siano riusciti a mettere a fuoco quale fosse la strada da intraprendere che ha cambiato la storia del pop e del rock per sempre. Norwegian Wood ha due caratteristiche importantissime. La prima è l'introduzione del sitar per la prima volta nella musica pop. George Harrison e John Lennon infatti avevano appena conosciuto la musica di Ravi Shankar, uno dei massimi esponenti della musica classica indiana, e ne erano rimasti folgorati. La cultura e la musica indiane diventeranno fondamentali nella vita di George Harrison e furono molto importanti anche per John Lennon, seppur per un periodo più limitato. Ma i tempi stavano cambiando e si sentiva la necessità di trovare nuovi stimoli creativi, di ampliare gli orizzonti narrativi e musicali. Il testo di Norwegian Wood, che John Lennon scrive sicuramente sotto l'effetto di Bob Dylan, racconta infatti una storia con un principio, uno svolgimento e una fine. Introduce dei personaggi e vediamo la stessa cosa anche in altri brani dell'album come Nowhere Man e Drive My Car, ma anche in futuro come con Eleanor Rigby, Lady Madonna e anche tutto Sgt. Pepper's, in cui i Beatles stessi sono dei personaggi fittizi. Questo nuovo approccio era stato sicuramente influenzato anche da altre band che scalavano le classifiche in quegli anni, come ad esempio i Kinks, gli Yardbirds, i Rolling Stones, i Beach Boys. Infatti la settimana della pubblicazione di Rubber Soul, al secondo posto della classifica del Regno Unito c'era My Generation degli Who, che fu subito scalzata dal doppio singolo dei Tripper, We Can Work It Out, e da Rubber Soul. In My Life è un altro brano emblematico del nuovo approccio di John Lennon alla scrittura. Infatti diventa più introspettivo e in questo specifico brano riflette sul passare del tempo e i ricordi di persone care. La canzone, l'idea originaria del testo in realtà voleva essere una carrellata di luoghi e di ricordi di infanzia a Liverpool, idea che sarà poi ripresa l'anno successivo per Strawberry Fields Forever e Penny Lane. Dal punto di vista musicale è degno di nota la parte centrale di piano elettrico suonata da George Martin. Per questioni tecniche di esecuzione era stata suonata in realtà a velocità dimezzata. Una volta riportata a velocità iniziale, anche il timbro dello strumento era stato modificato, rendendolo quasi più vicino a un clavicembalo barocco, ed era calzante per il brano. Fino ad allora lo studio di registrazione era stato utilizzato in realtà per catturare nel modo più fedele possibile il suono della band e la performance della band dal vivo. Qui invece i Beatles si rendono conto che lo studio stesso può plasmare il suono, può modificarlo e può rendere possibile una cosa che dal vivo non era possibile. Quindi la situazione si ribalta. E questo sarà fondamentale per gli album successivi. Infatti il primo brano a essere registrato per Revolver fu Tomorrow Never Knows. The World è il primo tentativo consapevole di scrivere un brano basato su un unico accordo. Anche se forse inconsapevolmente abbiamo un po' la stessa cosa anche nella strofa di Norwegian Wood, che probabilmente è derivata dalla scoperta della musica indiana. Questo approccio avrà il culmine in Tomorrow Never Knows, appunto, in cui i Beatles utilizzarono la ripetizione di singole frasi e veri e propri loop come materiale per comporre, come materiale compositivo. Nonostante le canzoni di George Harrison fossero già state utilizzate in 2 album precedenti, con Think for Yourself e If I Needed Someone, 2 canzoni di Harrison in Rubber Soul, iniziamo a vedere come il suo stile di scrittura inizi a solidificarsi, diventando sempre più riconoscibile con delle progressioni magari non convenzionali, e come
continui a diventare sempre più distinguibile dallo stile di scrittura di Lennon e McCartney, che occasionalmente continueranno a collaborare ancora per un paio di album, mentre George Harrison prosegue sempre per la sua strada, da qui in avanti avendo almeno 2 canzoni per album. Michelle è uno dei brani più famosi di Rubber Soul, scritto da Paul McCartney, ed è un perfetto esempio di come McCartney appunto invece decida di portare avanti degli elementi della canzone classica tradizionale, come ad esempio il quartetto d'archi, facendone uno dei tratti distintivi del suo modo di arrangiare, del suo modo di lavorare in studio, del suo modo di rapportarsi agli altri musicisti, avendo Paul McCartney magari un approccio più appunto tradizionale alla scrittura e anche proprio come comunicazione verbale all'interno dello studio, soprattutto in netto contrasto con John Lennon. Per concludere vi lascio con una versione di Norwegian Wood e spero di aver stuzzicato un po' la vostra curiosità per riascoltare Rubber Soul con le orecchie nuove. She once said me, she showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, it's time for bed. Started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit the fire. Isn't it good, Norwegian wood? Rubber Soul, un'opera che traghetta il gruppo da una situazione ad un'altra, mantiene i legami col passato ma getta le basi per le innovazioni successive. Una sorta di capolavoro pontefice che immette le mutazioni genetiche che saranno poi trasmesse ereditariamente alle generazioni future. Quello che noi chiamiamo evoluzione. Il concetto di evoluzione, introdotto da Darwin in biologia, col tempo poi si è esteso, assumendo le caratteristiche di un paradigma applicabile a tutto l'universo, come se esistesse già nella materia la volontà di diventare sempre più complessa. Concetto che ha fatto un ulteriore passo avanti quando in fisica poi si è introdotto la nozione di entropia. Entropia è una grandezza fisica in grado di misurare lo stato di disordine di un sistema e che secondo le leggi della termodinamica ci dice che quel sistema evolverà sempre verso uno stato entropia maggiore. Entropia, evoluzione. Non possiamo negare la presenza di una forza generatrice alla base di tutti i processi biologici, spirituali, artistici. Una forza irrazionale, cieca, che agisce in ognuno di noi come un conscio collettivo, un dinamismo
che si muove da un capo all'altro del mondo e rimbalza proprio come un'anima di gomma.